Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questa facilissima bomboniera, un sacchettino che io ho realizzato in versione laurea, però si può realizzare in varie versioni: anniversario, prima comunione, cresima, segnaposto per matrimoni, segnaposti per altri eventi, appunto comunione, cresime, molto molto semplice da fare. Vi lascio al video. Iniziamo il nostro quadrato facendo 5 catenelle che poi andremo a chiudere a cerchio con un punto bassissimo. Quindi nodino iniziale, 1, 2, 3, 4 e 5. Entro nella prima catenella che ho eseguito e chiudo con un punto bassissimo. Per quel che riguarda il primo giro, salgo con 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nell'anello che ho formato con le 5 catenelle, faccio un punto alto, aggiungo 5 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto e andrò a fare una serie di 2 punti alti chiusi insieme tra di loro. Quindi ho il filo sull'uncinetto, entro nell'anello, prendo il filo e chiudo metà punto, filo sull'uncinetto. Nel frattempo lavoro la codina così almeno non devo più nasconderla dopo. Quindi ho ripreso il filo sull'uncinetto, sono andata nell'anello, ho estratto il filo e chiudo il punto a metà. Dopodiché mi ritrovo con 3 asoline sull'uncinetto, le vado a chiudere tutte e 3 insieme. 5 catenelle di separazione e rifaccio ancora i 2 punti alti chiusi insieme, quindi filo sull'uncinetto, entro nell'anello, estraggo il filo, prendo il filo, lo estraggo, chiudo metà punto, filo sull'uncinetto, entro nell'anello, prendo il filo, lo estraggo, chiudo l'altra metà del punto, poi dopo vado a chiudere tutti e 3 gli anellini insieme e ripeteremo per un totale di 8 volte questa operazione. Quindi dovremo avere 8 gruppi di 2 punti alti chiusi insieme, separati da 5 catenelle. Ho completato i miei 8 petali, chiamiamoli così. Ho fatto le mie ultime 5 catenelle, ora vado a chiudermi qui sopra con un punto bassissimo, sopra il primo petalo praticamente. Cammino con un punto bassissimo nell'archetto formato dalle 5 catenelle, salgo con 2 catenelle che saranno il nostro primo punto alto, prendo il filo, rientro nello stesso archetto di base con un altro punto alto, aggiungo 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso archetto di base, faccio altri 2 punti alti, aggiungo 3 catenelle, entro nell'archetto successivo e faccio un punto basso, aggiungo altre 3 catenelle, entro nell'archetto dopo e ripeto i gruppi di 2 punti alti, tre catenelle e 2 punti alti. Aggiungo 3 catenelle di separazione, entro nell'archetto successivo e faccio un punto basso, aggiungo 3 catenelle, vado nell'archetto dopo dove vado a formare l'angolo che è composto da 2 punti alti, 3 catenelle e altri 2 punti alti nello stesso archetto di base. Quindi aggiungo 3 catenelle di separazione, vado nell'archetto dopo con un punto basso e di nuovo faccio 3 catenelle, vado nell'archetto successivo e farò il quarto angolo, quindi 2 punti alti, 3 catenelle e 2 punti alti nello stesso archetto di base. Aggiungo 3 catenelle di separazione, vado nell'ultimo archetto che ho disponibile, faccio un punto basso, di nuovo aggiungo le 3 catenelle di separazione, vado a chiudermi con un punto bassissimo.
Abbiamo fatto il giro numero 2. Ora non faremo altro che continuare con il punto granny, quindi cammino con i punti bassissimi fino ad arrivare nell'archetto, salgo con 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nell'angolo e lavoreremo l'angolo con l'aumento formato da 3 punti alti, quindi il primo punto alto saranno le 2 catenelle più 2 punti alti, aggiungo 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto e vado a fare altri 3 punti alti nello stesso archetto di base, così avremo fatto il nostro angolo. Aggiungo una catenella di separazione, vado nell'archetto che ho subito dopo e faccio 3 punti alti. Un'altra catenella di separazione, vado nell'archetto che ho subito dopo e lavoro i miei 3 punti alti. Aggiungo una catenella di separazione, ora mi ritrovo l'angolo e vado a fare l'angolo, quindi 3 punti alti, tre catenelle e 3 punti alti nello stesso archetto di base. Aggiungo una catenella, entro nell'archetto che ho subito dopo con 3 punti alti e vado a lavorare tutto il giro in questa maniera. 3 punti alti in ogni archetto che trovo, separati da una catenella. Quando entro nell'angolo andrò a lavorare 3 punti alti, 3 catenelle e 3 punti alti. Aggiungo una catenella di separazione, l'ultima. Ora vi faccio vedere come faccio a chiudere, perché la chiusura che sto facendo è praticamente invisibile, quindi qui siamo partiti con 2 catenelle. Anziché andare a chiudere nella seconda catenella, vado a chiudere proprio nel punto, chiudo il punto e prendo il punto e vado a chiudere con un punto bassissimo. Dopodiché entro nel punto successivo con un punto bassissimo, entro nell'archetto con un punto bassissimo. Il risultato è questo. Praticamente non si vede niente. Lavorando con un colore solo, ovvio che se poi cambiamo i fili o lavoriamo con uno sfumato è diverso, ma lavorando con un colore solo non si vede niente. Quindi sono arrivata all'angolo, riparto con un altro giro di punto granny, salgo con 2 catenelle che sono il nostro primo punto alto e ne aggiungo altri 2 per un totale di 3. Aggiungo 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso archetto di base e realizzo altri 3 punti alti. Di nuovo faccio una catenella, filo sull'uncinetto, vado nell'archetto dopo e lavoro 3 punti alti. Praticamente dovremo lavorare tutto il giro in questa maniera. Ho lavorato per altri 3 giri e poi dopo io ho finito, perché per quello che devo fare io a me basta così, perché andrò a chiudere tutti e 4 gli angoli con un fiocchettino una volta inseriti i confetti. Se invece volete un sacchettino dovrete lavorare un po' di più perché sarà piccolo, dovrete andare avanti con, vedete? Non ci stanno i confetti e non si chiude. Dovrete andare avanti ancora un pochino, fare un bel quadrato che poi chiuderete a sacchettino. E comunque il risultato ottenuto è veramente carinissimo, c'è questo fiore in mezzo, dopo va a svilupparsi il punto granny, sfruttabilissimo anche dopo per una versione piccola, magari come sottobicchiere, come sottocandela o come sotto di un piccolo vasetto di fiori. Se invece volete fare la versione più grande, vi serve fare la versione più grande, è sfruttabile anche per
Ed ecco la mia versione finita. Non ho fatto altro che prendere un nastrino, passarlo tra i 4 angoli, fare un fiocchettino e poi gli ho appiccicato sopra questa coccinella con il sotto adesivo. Praticamente le coccinelle si presentano in questa maniera. Ce ne sono di più dimensioni, sono di legno e sopra è coccinella, sotto c'è questo pezzettino di adesivo, basta staccare il pezzo sopra e appiccicarlo sulla bombaniera. E per oggi è tutto. Come al solito vi ringrazio per l'attenzione, vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanellina che vi darà le notifiche per tutti i video che pubblicherò. Se vi è piaciuto il video mettete un like e condividete, mi aiuterete così a far crescere questo canale. Vi ricordo inoltre che ho anche una pagina Facebook e un canale Telegram. Se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti, al prossimo video.